tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo l'alternanza di genere e significato in italiano, vale a dire che ci sono diversi sostantivi in italiano che a seconda che siano maschili o femminili corrispondono a significati diversi, quindi bisogna stare molto attenti a non confondersi tra significati e generi diversi. Allora vi ricordo anche che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, come primo caso abbiamo una serie di parole che finiscono in O al maschile e in A al femminile, ma che hanno significati diversi. E qui ci sono diverse parole, parecchie anche in realtà, che hanno proprio significati diversi a seconda che siano maschili in O o femminili in A. Vediamone alcune. Abbiamo per esempio il costo. Allora, il costo vale a dire il prezzo, per esempio l'importo di qualcosa, e la costa invece con la A che è invece il litorale marino, ok? Quindi costo e costa. Poi abbiamo il pasto quando assumiamo cibo in certi momenti della giornata, quindi il pasto, e la pasta, ok? Che conosciamo tutti, quindi pasto e pasta, quindi pasto con la O, pasta con la A, vedete in realtà significati diversi. Poi abbiamo il mento, che è questa parte del corpo qui, il mento, e la menta, che invece è questa pianta qui, ok? Abbiamo poi il porto che è uno specchio d'acqua che è destinato proprio all'attracco e anche poi alla sosta delle navi o delle barche. E abbiamo la porta, che appunto sappiamo tutti che cos'è la porta, quindi porto e porta, ok? Ci aiutiamo anche con gli articoli qui, il porto, la porta, però in realtà dobbiamo sapere cosa entrambi significano, no? Altrimenti potremmo confonderci. E poi abbiamo il testo che è l'insieme delle parole di cui è composto uno scritto, e la testa, che è questa parte del corpo qui. E poi abbiamo il foglio che è appunto questo, lo vedete qui, ecco il foglio, e la foglia che è invece questa. Quindi ci sono poi, oltre a queste parole, questi sono giusto alcuni esempi, perché in realtà abbiamo diverse parole che al maschile terminanti appunto in O e al femminile in A assumono o hanno significati diversi. E poi abbiamo parole omografe. Omografe vale a dire che si scrivono nello stesso modo, ma che a seconda che siano maschili o femminili, in realtà corrispondono a significati diversi. E qui per essere omografe sono parole in E, parole che terminano in E. E come distinguiamo il genere? Ci aiuterà molto l'articolo per capire anche qual è appunto il loro significato a seconda del loro genere. Quindi per esempio abbiamo il fine è lo scopo di qualcosa, e la fine che è invece il punto finale, ok? Abbiamo poi il fronte, che è la linea di combattimento, il fronte, e la fronte, che è questa parte del corpo qui, la fronte. E poi abbiamo il capitale, che è la somma di denaro, e poi abbiamo la capitale, che è la sede del governo di una nazione. Quindi queste parole omografe. E poi abbiamo, terzo caso, anche nomi che al femminile denotano discipline specifiche, mentre al maschile denotano la persona che le studia, la persona che se ne occupa. Si riferiscono proprio alla persona che le studia oppure le pratica. Per esempio abbiamo la matematica, vedete al femminile è il nome della disciplina, e il matematico, che è invece la persona che la studia, che studia la matematica o la pratica. Abbiamo poi la chimica, per esempio, ancora una volta al femminile il nome della disciplina, e il chimico, che è la persona che la studia o la pratica. Abbiamo poi l'ho detto l'informatica, il nome della disciplina, e l'informatico, la persona che la studia, e poi anche la fisica, nome della disciplina, e il fisico, che è invece la persona, lo studioso che appunto studia o pratica la fisica. E poi quarto caso abbiamo nomi che al maschile denotano la pianta da frutto, mentre al femminile denotano il frutto di questa pianta. Quindi abbiamo per esempio il melo è la pianta che produce le mele,
e la mela è appunto il frutto che viene dalla pianta del melo. Abbiamo poi il pesco, quindi il pesco è la pianta, e la pesca che è il frutto della pianta del pesco. Poi abbiamo l'arancio è la pianta e l'arancia è il frutto della pianta dell'arancio. E poi abbiamo l'albicocco, per esempio, albicocco è la pianta che produce le albicocche e l'albicocca è il frutto che viene dall'albicocco, e anche il pero, la pianta del pero, e la pera che è il frutto. E poi abbiamo anche a volte, come dire, ci sono alcune parole, per esempio tavolo e tavola, in cui non c'è in realtà una differenza sostanziale di significato tra la forma maschile e la forma femminile, ma più una sfumatura un po' diversa. Se parliamo di tavolo al maschile ci riferiamo al mobile, al tavolo, al mobile, ok? Su cui facciamo diverse cose, possiamo fare attività, per esempio possiamo scrivere, possiamo utilizzarlo così per il lavoro, possiamo utilizzarlo per mangiare, d'accordo? Comunque è il mobile. Se invece parliamo di tavola, ci riferiamo al tavolo una volta che è apparecchiato, infatti si dice apparecchiare la tavola, piuttosto che dire apparecchiare il tavolo, si dice di più apparecchiare la tavola, quindi una volta che è apparecchiato è pronto poi per consumare dei pasti, una volta che c'è sulla tovaglia, ci sono sui piatti, i bicchieri ed è pronto per pranzo o cena, quindi si dice allora in quel modo la tavola, quindi quando proprio il tavolo è pronto per la cena o per un pasto, ok? Quindi tavolo e tavola. E poi anche una certa differenza, di una certa sfumatura in realtà di significato l'abbiamo con fosso e fossa. Allora, fosso si riferisce a un grande buco, anche naturale, che è spesso molto lungo e ristretto anche, in genere c'è l'acqua in un fosso, possiamo dire per esempio stai attento a non cadere nel fosso. Se parliamo di fossa al femminile, allora sì, è sempre uno scavo nel terreno, ma c'è anche una seconda accezione, si parla anche di fossa come il punto, come la buca per il seppellimento dei cadaveri. Quindi in realtà fossa può avere anche un'altra sfumatura che fosso non ha, ok? Il fosso è proprio uno scavo, una grande buca naturale, ok? Che non viene utilizzata in un secondo significato per appunto per in realtà seppellire cadaveri, ok? Come in realtà è la fossa, si parla di fossa comune, per esempio, non diciamo fosso comune. Fossa comune quando appunto è destinata, diciamo, al seppellimento di molti cadaveri, ok? Quindi chiudiamo poi questa lezione in un tono un po' cupo, no, o comunque ecco, giusto per farvi capire la differenza di sfumatura, quindi abbiamo visto tavolo e tavola e fosso e fossa, quindi a volte c'è solo una lieve sfumatura o comunque un significato in più che l'altra parte, per esempio al maschile in questo caso fosso non ha, ma che fossa ha invece, ok? E niente, allora concludiamo così la nostra lezione per oggi sull'alternanza di genere e significato in italiano. Spero che sia tutto chiaro, spero che vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata utile, e se sì mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!